Ci sono incontri che non cambiano solo il corso di una vita, ma ne riscrivono completamente il destino. E a volte accade in una notte di pioggia, quando credi che tutto stia finendo, e invece sta appena cominciando. Ciao, sono Rossana e ti voglio raccontare la storia di Nicole, un'infermiera dal cuore grande, di un neonato abbandonato e di un uomo che, anni dopo, sarebbe tornato per riaprire la porta a un passato che lei credeva sepolto, portando con sé non solo la verità, ma anche la speranza di un futuro diverso. La pioggia cadeva incessante su una Roma addormentata, trasformando le strade lucide in specchi che riflettevano la luce tremolante dei lampioni. L'aria era impregnata di un odore di asfalto bagnato e il vento soffiava tra i vicoli portando con sé un silenzio irreale, rotto solo dal ticchettio regolare delle gocce contro i vetri. Era quasi l'una di notte quando Micol Zanini, un'infermiera con più di 10 anni di servizio alle spalle, concluse il suo turno. La giornata era stata lunga, piena di emergenze e volti preoccupati. Era stanca, ma dentro di sé c'era la soddisfazione di chi sapeva di aver alleggerito almeno un po' la sofferenza di qualcuno. Il peso della stanchezza si fece sentire nelle gambe, ma il suo spirito era sollevato. Avvolta nel suo cappotto, un'unica protezione contro il freddo pungente, si diresse verso l'uscita laterale dell'ospedale. I suoi passi lenti e pesanti si interruppero quando un suono quasi impercettibile le fece rizzare i capelli. Era un pianto flebile, quasi un lamento soffocato dal rumore assordante della pioggia. Un suono che, in quel silenzio irreale, le arrivò dritto al cuore, vibrando in ogni cellula del suo corpo. Seguì il suono, stringendo il cappotto attorno a sé per ripararsi dal vento che si era fatto più insistente, quasi come ripararsi da quello che avrebbe trovato. È lì, sotto una tettoia malmessa vicino all'ingresso del pronto soccorso, che la sua vita cambiò per sempre. Adagiata sul pavimento bagnato dalla pioggia, c'era una piccola cesta improvvisata, fatta di cartone, coperta da una coperta sottile e ormai zuppa d'acqua. Si avvicinò cautamente e guardò. Lì dentro c'era un neonato. Il bimbo tremava, la pelle arrossata dal freddo e dal vento. Nicole sentì un pugno stringerle il cuore e un'ondata di rabbia montarle dentro, una rabbia furiosa e impotente. Chi poteva aver commesso una crudeltà simile, abbandonando una vita indifesa al freddo e alla solitudine? Ignorando il freddo che le penetrava le ossa, si inginocchiò e lo prese tra le braccia. Il pianto si placò per un istante, come se il piccolo avesse percepito di essere finalmente al sicuro. Con delicatezza lo avvolse nel proprio cappotto e corse verso l'interno dell'ospedale. Non c'era tempo per domande, solo l'urgenza di salvarlo, di portarlo in un luogo sicuro, lontano da quella notte crudele. Le ore successive furono frenetiche. Il bimbo, a cui i medici stimarono poche ore di vita, fu subito riscaldato e nutrito. Nicole rimase al suo fianco, la mano sul suo petto, sentendo il respiro che, da affannoso e debole, si faceva finalmente regolare. Solo a quel punto provò un sollievo che si mescolava a un vuoto inspiegabile. Era stremata, ma non riusciva ad andarsene. Passò il resto della notte in ospedale, vegliando su quel piccolo sconosciuto che le aveva rubato il cuore. Nessuno si presentò a reclamarlo. Nessun genitore, nessun parente, nessuna denuncia di scomparsa. I giorni passarono e ogni volta che il suo turno lo permetteva, Nicole andava a trovarlo. Gli portava piccoli cappellini di lana, gli cantava piano per farlo addormentare. Sentiva che tra loro stava nascendo un legame profondo, un filo invisibile che li univa, un legame che andava oltre il sangue. Il pensiero di separarsi da lui, di vederlo sparire in un istituto, era una lama affilata che le stringeva il cuore. Quando fu chiaro che il bimbo sarebbe finito in un istituto, Nicole prese una decisione che le cambiò la vita. Avrebbe chiesto l'affidamento. Dopo settimane di burocrazia, colloqui con assistenti sociali e notti insonni, la sua richiesta fu accolta. Lo chiamò Davide perché portava in sé la forza e la dolcezza di un piccolo guerriero, un guerriero che aveva lottato per la vita in una notte di pioggia. Gli anni passarono. Davide era cresciuto tra amore e sacrifici. Ora aveva 6 anni. Nicole, pur essendo madre single, non gli aveva mai fatto mancare nulla. Il bambino era vivace, curioso, sempre pronto a fare domande su tutto.
Nicole lo guardava e vedeva riflesso in lui un coraggio che l'aveva spinta a lottare. Ma c'era una domanda che temeva più di ogni altra. Chi era mio padre? Ogni volta che vedeva un padre e un figlio giocare al parco, temeva che Davide potesse porgliela. Una sera, tornando dal lavoro, si fermò in una piccola caffetteria vicino casa per bere un tè caldo. Lì notò un uomo seduto da solo, lo sguardo perso nel vuoto. Portava un completo elegante ma consumato e negli occhi aveva una malinconia difficile da nascondere, una tristezza che gli scolpiva il volto e gli appesantiva le spalle. I loro sguardi si incrociarono per un istante, ma Nicole distolse gli occhi, ignara che quell'uomo, Enea Corvelli, era la risposta a tutte le sue paure. Qualche giorno dopo lo rivide, questa volta all'ospedale, in attesa davanti all'archivio. Teneva in mano un fascicolo e lo stringeva con forza, come se fosse l'unica cosa che lo teneva in vita. Quando lei, preoccupata, gli chiese se avesse bisogno di aiuto, lui alzò lo sguardo. «Sto cercando un fascicolo medico di un bambino nato qui 6 anni fa», disse a bassa voce, la voce rotta da un'emozione che cercava di nascondere. Il cuore di Nicole ebbe un sussulto, una sensazione di gelo le salì lungo la schiena. «Come si chiama?» chiese con cautela, sperando che non fosse la risposta che temeva. Lui esitò, poi rispose: «Non lo so solo che potrebbe essere mio figlio». Le disse di chiamarsi Enea Corvelli. Era un cuoco famoso 6 anni prima. Le raccontò la sua storia con un misto di vergogna e dolore. Anni prima aveva avuto una relazione breve e complicata con una donna sposata, conosciuta quando lei lavorava per lui. Quando lei rimase incinta, disse di non voler tenere il bambino per non rovinare il matrimonio e scomparve. Solo dopo 3 anni, Enea incontrò la ragazza e scoprì che il piccolo era stato abbandonato davanti a un ospedale. Per 3 lunghi anni, Enea non aveva avuto il coraggio di cercare, tormentato dal senso di colpa per non aver lottato di più per quel figlio che non aveva mai visto. Nicole lo ascoltò in silenzio. La paura che quel bambino fosse Davide e che lo volesse portare via da lei le serrava lo stomaco. Era il suo bambino, la sua vita. Come poteva anche solo pensare di dividerlo con un estraneo? Ma col passare dei giorni notò che l'uomo non aveva alcuna intenzione di strapparglielo. Voleva solo conoscerlo. Voleva rimediare al suo errore. Dopo settimane di riflessioni, Nicole gli raccontò di averlo trovato e di avergli salvato la vita. Accettò di farli incontrare. Per Davide, Enea era solo un amico della mamma. Enea, per non spaventarlo, non gli disse subito di essere suo padre, ma iniziò a passare del tempo con lui. Lo accompagnava al parco, gli insegnava a tirare al pallone, gli leggeva storie. Col tempo, Davide cominciò a legarsi a quell'uomo gentile e attento. Vedere Davide sorridere con Enea era per Nicole un'emozione complessa, un misto di gelosia, paura e una strana felicità. Un pomeriggio, facevano merenda assieme, Davide si voltò verso di lei e le chiese, con la sua voce da bambino: «Mamma, Enea è il mio papà?» Lei lo guardò negli occhi. Il nodo alla gola che la tormentava da settimane si sciolse. L'amore che provava per Davide le diede la forza. «Sì, amore, è il tuo papà». Enea iniziò a far parte della loro quotidianità. Aiutava Nicole con le faccende, cucinava, organizzava piccole gite per Davide. Un giorno le disse, con la voce rotta dall'emozione: «Io non voglio essere solo un ospite nella vostra vita, voglio esserci, sempre, per voi due». Tra i due, quella piccola fiamma nata quasi per caso stava ormai divampando, alimentata da sguardi rubati e gesti involontari che parlavano più di 1000 parole. Quella sera, dopo che Davide si fu ritirato in camera, rimasero soli a sistemare la cucina. I loro movimenti si sfioravano, le mani si avvicinavano senza mai toccarsi del tutto, e ogni silenzio sembrava carico di un'energia nuova, irresistibile. Quando i loro occhi si incontrarono, fu come se ogni muro crollasse, ciò che avevano gelosamente custodito in fondo al cuore da troppo tempo si liberò, irrefrenabile, travolgendoli entrambi. Da quel momento nulla fu più come prima. Le giornate si intrecciavano come le loro vite, i respiri si cercavano anche a distanza e ogni sogno iniziava con un noi. Fu in quelle notti di confidenze e sguardi che capirono di volere di più. Non solo amarsi,
ma costruire qualcosa che parlasse di loro, un rifugio dove quell'amore potesse vivere per sempre. Fu così che, tra un sogno e l'altro, presero forma i primi progetti. Un'idea che potesse unire il loro amore alla voglia di creare, un luogo che fosse casa non solo per loro, ma anche per chiunque vi mettesse piede. Qualche mese dopo, Enea le propose di avviare insieme una piccola trattoria, un luogo accogliente dove le persone potessero sentirsi a casa. Micol, titubante, accettò, vedendo in quel progetto non solo un'opportunità di lavoro, ma anche la realizzazione di una famiglia. Significava lasciare il suo lavoro da infermiera con turni impossibili e avere finalmente più tempo da dedicare a Davide, il loro bambino. Lo chiamarono i Tre Cuori per celebrare la loro nuova famiglia. All'inaugurazione Davide salì su una sedia e disse, con una timidezza che si scioglieva in un grande sorriso: «Questo ristorante è la casa di chi si vuole bene, come la mia mamma e il mio papà». Quella sera, mentre il locale si svuotava, Micol e Enea rimasero mano nella mano a guardare le luci soffuse. «Abbiamo tutto quello che stavamo cercando?» chiese lei, la voce quasi un sussurro. «Sì», rispose lui, stringendo la sua mano, «abbiamo trovato l'amore». E così, in una città bagnata dalla pioggia che li aveva fatti incontrare, 3 persone impararono che il vero amore non è perfetto, ma è quello che resta e cresce contro ogni previsione. Se questa storia ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altri nuovi racconti emozionanti. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.